Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio rispondere ad alcune domande che mi hanno fatto in privato sull'arbalete Gladius della C4. Quindi spero di risolvere qualche dubbio. Allora, la prima domanda che mi è stata fatta è di un amico della Turchia che mi chiedeva per quanto riguarda diciamo così, l'impugnatura mobile, questa anatomica del Gladius. Normalmente viene venduto con questo modello qui e viene data anche un'altra di ricambio più grande. Lui mi ha mandato effettivamente delle immagini, delle fotografie del sito con una nuova impugnatura che adesso vi faccio vedere in sovraimpressione. Questa, diciamo così, impugnatura io sinceramente l'ho cercata sul sito ma non l'ho trovata, quindi ho consigliato magari di scrivere la C4, molto probabilmente uscirà in seguito un'impugnatura anatomica nera e che diciamo si può montare al posto di questa, ma io sinceramente non l'ho vista, non l'ho trovata, quindi solo l'azienda, la C4, può togliere questo dubbio a questa persona, quindi gli ho risposto anche diciamo, sul messaggio e vediamo un po' se può risolvere. Nel mio caso ho tolto questa manopola così anatomica perché per quanto mi riguarda ho la mano piccola, quindi non riesco ad impugnare bene il fucile. Ho praticamente montato una di queste vecchie della C4, quindi quelle che si trovavano sui Mr. Carbon, quindi ne avevo una di ricambio e per provarlo sto utilizzando questa, quindi mi trovo meglio rispetto a quella anatomica, però molta gente si trova bene anche con questa e non ha problemi. La seconda domanda invece è di un altro ragazzo che mi ha chiesto come mettere le passate sulla testata. Praticamente ha comprato così il fucile nuovo, doveva andare a pesca e non sapeva come mettere diciamo così, il nylon, le volute sulla testata dal mulinello. A queste cose molte volte uno non ci pensa perché le dà per scontate, in teoria chi pesca da anni sa pressappoco come viene fatto, però capisco anche chi per la prima volta prende questo fucile, che lo vede e non sa come metterle. E ora così gli ho detto che gli faccio un video per fargli vedere come si fanno le passate, che non è assolutamente difficile. Bene, allora adesso cercherò di farlo vedere da vicino. Questo è il fucile, adesso tolgo le passate qui. Allora io ho messo del dinema prima del nylon, quindi non c'è tutto nylon. Allora una volta inserita l'asta nel fucile, quindi agganciata nel sistema di sgancio, ho fatto passare quindi il dinema, questa parte qui, diciamo nella parte destra, quindi sopra l'asta. Faccio vedere da vicino, questo è il dinema. E una volta passato in questa parte qui dell'asta va agganciato sul primo gancio in acciaio dove sta la testata, quindi l'asta a questo momento è libera, quindi non è bloccata. Quindi passato il dinema in questo gancio, va poi ripassato nel secondo gancio che è sulla destra. Si dovrebbe vedere, eccolo. Quindi io poi passo il dinema sulla parte destra del fucile e lo aggancio sullo sganciasacola in questa posizione qua. Poi ritorno verso la testata e quindi ripasso, ora adesso ho il nylon, sempre sul gancio nella parte destra. Si dovrebbe vedere così. Successivamente torno indietro, quindi rivado sullo sganciasacola e lo posiziono in questo modo. Poi chiaramente metto in tiro il mulinello, lascio la frizione non stretta perché poi magari se prendo qualche pesce
o lo prendo male, serve che il mulinello deve liberare il nylon senza strozzare niente e il sistema è fatto, insomma è semplice. Quindi doppia passata, in questo caso si può mettere anche una sola e poi va girata nello sganciasagola. Ragazzi, spero di aver chiarito a tutti, non solo ai ragazzi, quindi magari queste domande potevano essere utili anche per altre persone, quindi ho detto tutto per quanto riguarda questa cosa e niente, continuate a seguirmi sul mio canale, se non siete ancora iscritti fatelo, a me fa piacere, se il video vi è piaciuto mettete un like e niente, seguitemi sempre sugli altri video che farò in seguito. Ciao e buon mare!